Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi torneremo a parlare sempre di moduli, ormai ragazzi è diventato l'argomento costante nel nostro canale. Prima di farvi vedere però il modulo di oggi che ho preparato per voi, molto interessante e divertente, vi voglio ricordare sempre di Amazon e di Gamivo, due piattaforme nella quale possiamo acquistare tramite il link in descrizione tutto ciò che vogliamo, non costa niente di più, semplicemente supportiamo il canale. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale appunto possiamo comprare prodotti per PC, per console varie a dei prezzi veramente importanti e insomma molto barati. Inoltre vi ricordo che già da qualche giorno è possibile ormai abbonarsi al canale e anche quello, se lo fate, veramente un grazie, perché ci sono dei contenuti esclusivi per gli abbonati e inoltre supportate il canale, quindi ne aiutate la crescita. Andiamo subito ragazzi a vedere il nostro modulo. Il nostro modulo di oggi ragazzi è il seguente, è questo qui, un 5-2-3, un modulo come lo chiamo io a tutto campo ragazzi, perché come vedete non ci sono zone di campo che vengono lasciate vuote, perché poi chiaramente i giocatori in campo non stanno fermi come qua sulla lavagnetta, ma tenderanno chiaramente a muoversi e ad andare a occupare comunque le zone di campo. Come potete vedere in campo ci sono diversi stili di gioco in tutti i reparti. Perché? Perché comunque ragazzi ho notato che con alcuni moduli, chiaramente non con tutti, però con alcuni moduli mettere diversi stili di gioco e non stili di gioco identici, questa diciamo è una regola un po' generale, funziona molto meglio. Partiamo dalla difesa, quindi qui vedete ragazzi che ho tre portieri, come molti di voi sicuramente mi diranno. Ebbene sì, ho tre portieri perché comunque Costa Curta e Nesta voglio che stiano appunto lì proprio che non salgano molto, e di conseguenza sto notando che comunque se li metto più bassi tenderanno a spingere un pochino meno. Quindi un incontrista che è Nesta ragazzi fortissimo, ma ci sono anche altri incontristi molto forti qualora non aveste lui, uno su tutti appunto Rudiger. Costa Curta, questo invece ragazzi ce l'abbiamo tutti, io l'ho maxato più da DC che da terzino, però comunque all'occorrenza può farmi anche il terzino, quindi benissimo, questa è la sua build ragazzi. Questo Beckenbauer ragazzi ho avuto la fortuna di trovarlo mi pare al secondo giro ed è veramente forte. Io c'avevo anche già una versione sua praticamente più vecchiotta, però questa c'è anche il booster e quindi ragazzi è veramente forte, poi molto veloce, 83, quindi riesce a tenere botta diciamo anche gli attaccanti più veloci e più rognosi diciamo da prendere quando magari vengono fatti dei filtranti. Poi ragazzi come vedete due terzini io li ho offensivi, anzi un mattatore che è questo qui Cancelo, ma stavo usando anche Alba, comunque molto buono anche lui, e dall'altra parte ho Arnold, versione base, specialista di cross che comunque fa il suo. Ho Maicon in panchina, però siccome comunque con questo modulo tendo anche ad arrivare spesso sul cross, Arnold mi piace di più come cross e quindi utilizzo lui. Però ragazzi le caratteristiche di questi diciamo giocatori, Arnold e Cancelo, devono avere comunque una buona difesa, e Arnold è discreto comunque nonostante sia la carta base. Ragazzi 94 di passaggio alto, per dire che una carta base, tiro a giro 93, cioè 86 di velocità, credo che sia molto discreta come carta. E dall'altra invece c'ho comunque un Cancelo che ha altre caratteristiche, però comunque fa il suo, quindi terzino sinistro, crossa bene anche lui, ha una buona difesa, quindi mi performa abbastanza bene, mi piace. Poi ragazzi qui a centrocampo le scelte sono più di una, ecco, perché possiamo mettere o due mediani o due CC, quindi se mettiamo ad esempio due CC come ho fatto io va bene anche un incontrista e un tra le linee, un onnipresente e un tra le linee. Potrebbe anche andare bene il regista creativo ragazzi, vi dico la verità, però chiaramente cambia un pochino il modo di muoversi che hanno, ogni stile chiaramente ha il proprio modo di muoversi, e vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, di andare a vedere il video nel mio canale in cui parlo degli stili di gioco individuali, così almeno capiamo meglio com'è la dinamica appunto dei movimenti che fanno in campo. Io quindi dicevo utilizzo Barella che è un onnipresente, ci sono ormai diverse versioni di Barella, sono tutte più o meno simili, quindi vanno bene anche un'altra versione se non avete questa secondo me però è una delle più performanti,
molto interessante come giocatore. Poi il mediano più forte del gioco, ragazzi, mediano centrocampista più forte del gioco secondo me, perché questo Vieira ha tutto, è fisico, difende, attacca, ha un buon tiro, un ottimo passaggio, nonostante il tiro abbia 65, ragazzi, credetemi, ha fatto diversi gol da fuori aria, quindi in questo caso è un dato fasullo, però molto veloce, quindi ragazzi, contatto fisico 90, raga, fidatevi, non lo spostate. Quando si mette davanti, oppure se vi insegue spalla a spalla, il 90% dei contrasti li vince. Quindi ragazzi, veramente importante avercelo in mezzo al campo, perché comunque ci riesce a recuperare tanti palloni. Poi in attacco, ragazzi, lo stesso, come potete vedere, ho due stili di gioco diversi, perché ho Shevchenko e Mbappé che sono due opportunisti, e Messi che è un regista creativo. Si può utilizzare eventualmente anche con tre opportunisti, ho notato, o anche con un attaccante di rientro, però io mi ci sto trovando meglio comunque con questi stili di gioco, e mi creano più soluzioni, più triangolazioni. Ragazzi, potrebbe andare bene anche un senza palla, vi dico la verità, tipo un Thuram, o anche un fulcro di gioco, come per dire, infatti mi porto questo Scamacca che ho vinto, ragazzi, che comunque fa il suo, molto forte di testa, può starci bene magari al posto di Mbappé qui, se ci piace più Mbappé in seconda punta lo mettiamo al posto di Sheva. Quindi ragazzi, le caratteristiche anche qui: velocità incredibile, perché se avete anche Vinicius Junior va benissimo, che lui è proprio il re della velocità. Mbappé lo stesso, carta fenomenale, ragazzi, infatti questa carta è uscita più di un anno fa, io li rinnovo di continuo il contratto, perché sono uscite anche altre carte in Mbappé, tra cui l'ultima, quella della Francia, adesso degli europei, che è veramente formidabile, molto molto forte e molto molto simile a questa, solo che l'ho buildata male, quindi devo rifarla, diciamo, però mi piace molto comunque come si muove questo Mbappé, e di conseguenza per me lui è l'attaccante proprio doc. E dall'altra parte invece un regista creativo possiamo metterci anche, per dire, un Chiesa, che ha la carta, se non sbaglio, ha la prolifica, almeno quello che ho io, però può fare anche la seconda punta, chiaramente cambiano i movimenti, però comunque può fare il suo. Va bene anche un classico numero 10, io provo anche Maradona in quel ruolo e comunque mi diverte parecchio, dipende un pochino come ci troviamo meglio noi, è una questione soggettiva, ragazzi, come vi ho detto mille volte, ogni modulo è strutturato per chi gioca, per il player che ce l'ha in mano, quindi ognuno di noi magari giochiamo in maniera simile ma diversa, e di conseguenza bisogna adattare queste varie tattiche. Adesso andremo a vedere anche le individuali, le istruzioni individuali, però bisogna adattarle poi al proprio sistema di gioco, perché per me queste sono quelle buone, però ognuno di noi poi magari fa una piccola modifica e riesce a rendere ancora meglio. Mi raccomando però, ragazzi, allo stesso tempo vi dico, se volete provarlo così come lo sto provando io, allora seguite per filo e per segno appunto quello che vi sto dicendo. Gioco con contropiede veloce, ma va bene anche con contrattacco, per chi me lo dovesse chiedere, ma comunque anche con possesso palla, perché comunque, come potete vedere, ci sono uomini dappertutto in campo, e tra l'altro tutti abbastanza anche vicini, quindi comunque si riescono a creare delle buone triangolazioni. Se siete bravi a palleggiare, ecco ragazzi, potrebbe essere anche questa una buona soluzione. Istruzioni individuali: offensivo, ragazzi, ai 2 TD e TS, perché comunque io voglio che spingano. All'occorrenza, se mettete 2 terzini difensivi, ad esempio, perché volete proprio giocare con una difesa 5, nel vero senso della parola, perché in questa maniera è un po' un ibrido questo modulo fra un 3-5-2 o un 3-4-3 meglio, insomma, e un 5-2-3, perché comunque i terzini talvolta saliranno e altre volte invece rimarranno lì. Quindi dandogli l'offensivo diventa proprio un vero e proprio ibrido, ok? All'occorrenza diventiamo comunque iperoffensivi, anche a costo talvolta comunque di lasciare qualche spazietto in più in difesa. Oppure, se vogliamo avere un'idea, ecco, più conservativa, a quel punto non diamo l'offensivo e magari diamo, per dire, che ne so, il difensivo a Vieira, così magari evita di salire troppo. E poi, ragazzi, il contropiede invece sulla prima punta, io in questo caso lo do a Mbappé perché ho lui, però alla vostra comunque prima punta.
Questo ragazzi è il modulo, non ho una tattica secondaria impostata perché devo ancora diciamo, trovare una seconda tattica da poterci abbinare. Visto che comunque questo è un ibrido, si potrebbe fare un modulo secondario, quindi o iperdifensivo, quindi magari dove abbasso proprio anche i due terzini e magari li metto, come già detto, due difensivi, e li metto magari in più proprio anche l'istruzione difensiva, così proprio da stare lì belli 5 piazzati in linea e diventa molto complicato entrare a far gol. Oppure viceversa magari un modulo più offensivo dove invece alzo quindi ACL addirittura Arnold e Cancelo, e quindi ho un vero 3-4-3, diciamo che poi potrebbe diventare anche un 4-3 scusatemi, un 3-4-1-2, perché si potrebbe anche provare con Messi magari dietro Sheva e Mbappé, potrebbe essere molto interessante. Quindi ci sono diciamo diverse soluzioni, sta semplicemente a noi capire quale forse è quella che più ci soddisfa poi in termini comunque anche di azioni, di gioco, di divertimento, perché ricordiamoci ragazzi, il divertimento sempre prima di tutto, prima dei risultati, prima di qualsiasi altra cosa. Bene ragazzi, questo era il modulo, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere mi raccomando nei commenti che cosa ne pensate, se vi state trovando bene, se avete in mente magari di fare qualche piccola modifica, perché ne possiamo discutere insieme, magari vi posso dire la mia. Tutto questo nel mio canale, mi raccomando ragazzi, vi aspetto. Buona giornata a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!